emigrazione, lavoro e fatica, come vie maestre per il riscatto sociale. Con questi principi è cresciuto e oggi, quando si alza, pensa che la vita sia stata generosa con lui e si comporta di conseguenza, anche cercando di mettere in relazione giovani e imprese, perché non si vive più per lavorare, ma si lavora quanto basta per vivere. E chi riuscirà per primo ad adattarsi a questo cambiamento potrà contare su un capitale umano di valore. Paolo Gubitta, professore di Business Organization, Entrepreneurship and Family Business, Università di Padova. Dinamiche demografiche, sviluppo sostenibile e pandemie, trasformazione digitale e transizione ecologica, grandi dimissioni, grandi scelte e silenzioso abbandono. L'impresa del capitale umano è una sfida che fa tremare i polsi. Vi dirò perché le imprese familiari possono vincere questa sfida e lo farò raccontandovi delle storie e dandovi delle indicazioni. Per molti anni sono stato un assiduo lettore del settimanale Diario. In edicola il 31 di gennaio del 2003 Enrico De Aglio firma un articolo dal titolo Avanti Fordisti, tutti in fila per salutare un'epoca. Narra delle famiglie torinesi che fanno le rampe del Lingotto fino al tetto e lì incontrano la famiglia Agnelli che stringe loro la mano. De Aglio, parlando di sé, dice: per quanto mi riguarda, mi ricorderò di aver stretto la mano a una bella ragazza alta con i ricci e mi è venuto da pensare quanto la buona nutrizione attraverso le generazioni lasci i propri benefici segni e quanto nella prima giovinezza il ventaglio di scelte costituisca il più grande privilegio. Converrete tutti e tutte che la nutrizione attraverso le generazioni e che la creazione di opportunità è un tratto distintivo delle imprese familiari. Nel 2014 sull'Academy of Management Journal, non propriamente il bollettino del condominio, viene pubblicato un articolo dal titolo Organizations with Purpose. Organizzazioni che hanno uno scopo, che hanno una ragion d'essere. Gli autori indicano le 6 caratteristiche di queste organizzazioni: dignità, solidarietà, reciprocità, sussidiarietà, pluralità, sostenibilità. Converrete che queste sono le caratteristiche distintive di molte, se non tutte, le nostre imprese a proprietà familiare. È per questa ragione che penso che l'impresa del capitale umano per le imprese familiari sia una grande occasione, ma a una condizione. E la condizione è che quando insieme indicheremo l'impresa del capitale umano, non faremo l'errore degli sciocchi che guardano il dito, ma noi mireremo dritti alla luna. Chi vi sta parlando? Io sono un autentico figlio del secondo Novecento, anzi, della classe operaia del secondo Novecento. Mio padre è fotografato all'uscita dalla fabbrica. Mio padre, come avrebbe cantato Paolo Pietrangeli, voleva il figlio dottore, lo ha avuto addirittura professore all'università. Io, cari amici e cari amiche, ho avuto l'opportunità di salire sull'ascensore sociale e l'ho fatto grazie alle fabbriche, costruite e dirette da una grande famiglia imprenditoriale e da un grande imprenditore, Lino Zanussi. Lino sì aveva capito come condurre l'impresa del capitale umano, perché Lino ha dato opportunità a migliaia di persone di avere un lavoro dignitoso, a mio papà di tornare dalla Svizzera dove era emigrato per trovarlo il lavoro. Lino e tutte le sue maestranze hanno fecondato di competenze, hanno nutrito di competenze generazioni di operai e di operaie, di capi intermedi,
di manager che poi hanno fecondato tutto il nostro territorio. Lino, assieme al rettore della mia università, nel 1957, credeva talmente tanto nel capitale umano che ha fondato QOA Business School. Oggi noi non abbiamo bisogno solo di un Lino Zanussi e nemmeno di 100 Lino Zanussi, ma almeno di 1000 e più Lino Zanussi, capaci di interpretare l'impresa del capitale umano attraverso lenti nuove, non quelle di Arisa Cornero che nel 1992 descriveva in Era il secolo del lavoro, il lavoro industriale, manifatturiero, manuale, tutelato, uniforme, uniformante, definibile al maiuscolo, al singolare e al maschile. Non esiste più. E sappiamo tutti che non esiste più nemmeno il modo di condurre le imprese e gli stili di leadership che Marco Paolini con i mercanti di liquore ha cantato in Domani è lunedì, dove dice: ehi Beppi, la mia azienda è come una famiglia, lo dico sempre agli operai, adesso basta, andate a casa, è tardi, domani è lunedì. Ogni domenica è sempre la stessa storia, fino alla domenica sportiva mi ritrovo tutti qua. Qui è sempre aperto come in oratorio, finché c'è merce da consegnare, c'è speranza. Non esiste più questo lavoro. Il capitale umano c'è, non c'è dappertutto, c'è in alcuni paesi di più e in alcuni paesi di meno. Noi il capitale umano ce lo dobbiamo meritare e per meritarcelo dobbiamo rispondere, le imprese familiari devono rispondere alle esigenze di questo capitale umano e in particolare generare i flussi di capitale umano che velocemente si spostano in tutti gli angoli del mondo. Come fare questa operazione? In maniera piuttosto semplice. Quello che per Lino Zanussi era l'operaio metalmeccanico, scusate, era il metalmezzadro, per le nostre imprese oggi sono le A position, B position, C position, che si meritano modelli di gestione ad hoc che le imprese a proprietà familiare devono imparare a fare. Le imprese a proprietà familiare hanno un asset nascosto, che è il loro brand, che dovrebbe essere valorizzato e trasformato in valore sia sui mercati di sbocco, sia, perché no, all'interno del mercato del lavoro. Le imprese familiari, con il linguaggio del Novecento si diceva delega, devono imparare più velocemente di altre a mettere il potere nelle mani di chi sa, di chi ha le competenze, siano essi familiari piuttosto che persone esterne alla famiglia proprietaria. Devono imparare, chi è al vertice, a fare un passo indietro o se proprio non ce la fa, almeno fare un passo di lato. Solo così ci meriteremo e saremo in grado di intercettare i flussi di capitale umano che girano per il mondo. Le imprese familiari devono imparare a far convivere le generazioni all'interno del lavoro e incorporare l'innovazione come hanno saputo fare nei decenni precedenti. La nutrizione attraverso le generazioni, quella citata in apertura, oggi si fa con politiche di mentoring e di reverse mentoring e l'attrazione del capitale umano si fa con le strategie di employer branding. Tutto questo è alla portata delle imprese familiari? La risposta è sì, è già tutto scritto, perché le imprese familiari sono per definizione purpose-driven organization. È tutto scritto, basta studiarlo e applicarlo. Ci ringrazierà anche l'ONU, perché le famiglie imprenditoriali e le imprese familiari che hanno queste caratteristiche sono quelle che meglio di altre sapranno dare un lavoro dignitoso, sapranno modificare i processi nell'ottica della sostenibilità e sapranno gestire il lavoro per rendere la vita delle persone nelle città e nei territori più sostenibili. La solidarietà che caratterizza le imprese familiari ci permetterà di far generare e far crescere e valorizzare il capitale umano, ma la famiglia è anche accoglienza. E nei flussi di milioni di persone che girano per il mondo, c'è anche gente come lui, come mio figlio. E allora le imprese familiari, più di altre, devono farsi carico dell'integrazione e dell'accoglienza di tutte le persone che portano intelligenza all'interno delle nostre imprese. Grazie. Oh,